L'Inter torna in campo questa sera in Champions League in casa dell'Atletico Madrid dopo la parentesi purtroppo negativa al derby di Milano in Serie A. Si chiude momentaneamente il discorso campionato, si riapre quello Champions League dove l'Inter ha fatto un percorso netto finora con tutte vittorie e questa sera insomma una delle trasferte forse più importanti di questo percorso in Champions. Quindi oggi non sono da sola per questo nuovo contenuto Amiche e Amici Nerazzurri, perché innanzitutto saluto con molto piacere il mio collega Antonio Siracusano, che ringrazio. Ciao Anto, ben ritrovato. Ciao Romy, grazie a te, un saluto a tutti. Ma soprattutto, Anto, non siamo soli perché oggi abbiamo il piacere di ospitare qui sui nostri canali un collega, un giornalista spagnolo che segue Real Madrid e Atletico Madrid ed è per questo che oggi sarà dei nostri, che vi presento e faccio entrare immediatamente. Sto parlando di Eugenio Matteo Serrano, che ringrazio della Dosis Futbolera. Ciao Eugenio, ben trovato. Ah, come va tutto a Milano? Tutto bene, grazie. Vedo che tu sei al sole, quindi immagino che le temperature siano ottime. 23 gradi ad Atene, un giorno perfetto. Sei ad Speriamo che oggi Atene. speriamo che oggi la partita del Real sarà una buona partita, ma forse più divertente la conferenza stampa dopo partita perché l'attualità del Real Mh. Fa difficile. discutere sicuramente, sì. Sicuramente sì, ma parliamo di Real, ma in realtà parleremo soprattutto di Atletico Madrid, perché appunto sarà l'appuntamento, di questa sera per l'Inter in Champions. Eugenio, però io voglio fare un passo indietro con te, perché ci siamo visti, domenica al derby di Milano. Tu eri presente a San Siro e hai seguito anche tu, la partita. Prima di andare alla gara di stasera, voglio chiederti un commento su quella partita, perché in questi giorni se ne è parlato tanto, si è parlato della prestazione dell'Inter, di una prestazione comunque positiva, ma dall'altra parte un Inter che non è riuscita a fare risultato. Io vorrei sapere da te che cosa hai visto a San Siro, che Inter hai visto, che Milan hai visto e insomma un commento su questa partita. Lascio ad Antonio la parola per tradurre la domanda. Sí, el pasado domingo tú estuviste en San Siro para ver el derby entre Inter y Milán, que al final el Inter jugó un buen partido, fue un partido positivo, como dijo el mismo Kibu, pero el resultado dijo que el Milán ganó 1-0. Así que la pregunta es, ¿cómo te pareció el Inter en general en ese partido y cómo sale de ese partido también? Yo estoy de acuerdo con Chibu con che la prestazione no, sono d'accordo con Chibu che l'Inter ha fatto una prestazione positiva, perché ho visto un Inter propositivo, un Inter dominante, ma alcuni cosi sono più difficili da vedere. Per esempio, il centrocampo non fa fatica per creare gioco. L'Inter a tre quarti gioca più lento. Per fare un cambio di orientazione sono 3 passi, 4 passi. E questo oggi per fare occasioni di gol, per creare palla gol. Nel calcio da oggi questo è difficile da vedere, è difficile fare un'occasione di gol con 4 passaggi per fare un cambio di orientazione. E aveva visto un centrocampo, soprattutto Varela, soprattutto Varela, che non ha giocato bene, senza inventiva, senza atrevimento per giocare, per fare un dribbling, per fare un'altra cosa diversa che fare tutto quello che un Inter dall'Inter faceva dalla tribuna. Sono d'accordo che è una partita positiva, ma non troppo positiva. Devi cambiare alcune cose per vincere in campionato alle squadre più toste e soprattutto per fare un percorso come la stagione scorsa a Champions League dove l'Inter aveva arrivato in finale.
Sì, a proposito di Champions, andiamo alla partita di questa sera perché, l'Inter, a differenza del campionato in cui ha già collezionato 4 sconfitte, ha fatto un percorso netto in Champions con 4 vittorie su 4. Dall'altra parte c'è un Atletico Madrid che in questo momento è un po' più in difficoltà perché comunque è 20° nella classifica generale, già 2 sconfitte collezionate in queste prime 4 giornate, alla metà dei punti dell'Inter. Voglio chiederti, visto che ti ho chiesto un commento sull'Inter, anche un commento sul momento dell'Atletico Madrid. Che Atletico Madrid andremo a incontrare questa sera, Anto? In Champions League l'Atletico Madrid è una squadra diversa quando giochi a casa e quando giochi fuori. Fuori l'Atletico ha fatto fatica, soprattutto a Londra contro l'Arsenal. Il Liverpool ha perso nelle ultime pale 3-2 con il colpo di testa di Van Dijk, ma a Londra contro l'Arsenal 4-0 una brutta sconfitta. Però a casa l'Atletico è più forte, ha vinto le 2 partite, 5-1 contro Eintracht che ha fatto una bellissima partita e poi soffrendo un po' contro l'Unione San Gilois 3-1. Tutti i tifosi dell'Inter devono tenere in conto che l'ambiente, l'atmosfera allo stadio metropolitano è sempre più calda e quando l'Atletico trova un'atmosfera più calda, soprattutto a casa, l'Atletico è più forte. Sì, dici una cosa giusta, verissima, perché le 2 vittorie in Champions dell'Atletico sono arrivate tra le mura casalinghe, mentre le 2 sconfitte sono arrivate insomma in trasferta, quindi sicuramente il fattore stadio andrà ad incidere moltissimo su questo. E guarda, ne approfitto anche per chiederti, rifare di nuovo un passo indietro, invece che atmosfera hai percepito a San Siro nel derby? Perché io ho sottolineato quella sera che da parte del tifo nerazzurro ho percepito un po' più di anzi meno entusiasmo rispetto invece alla curva del Milan che si è fatta sentire molto. Tu da esterno che tipo di ambiente hai percepito al derby? Ho visto una tifoseria dell'Inter più calda che questo mi è piaciuto, ma non più calda sempre. Alcune parti della tifoseria credo che per le 5 partite senza risultati utili contro il Milan chiedeva di giocare più veloce di quello tu devi farlo. Il gioco ha una velocità nella difesa, un'altra velocità al centrocampo e un'altra velocità in attacco. Io credo che non fa l'aiuto all'Inter e che tutto il mondo Barella fa il cross, Lautaro fa il dribbling. Tu devi sapere qual è il momento per fare il dribbling, per giocare con un compagno, per fare una parete, un 1-2 con un compagno, per rompere una linea. E credo che questo è un fattore che Kivu deve dominare a futuro. Ma credo che Kivu bisogna di tempo perché è un'altra maniera diversa di giocare da Simone Inzaghi. Certo è che è lo stesso modulo tattico, il 3-5-2, sì, ma il 3-5-2 di Kivu è più propositivo dal 3-5-2 di Inzaghi. Sì. Anto, ti lascio fare una domanda. Sì, no, sono abbastanza d'accordo quando parlava di atmosfera del Metropolitano perché stasera seguirà il Real Madrid, tra i 2 stadi c'è una grande differenza, soprattutto in serate del genere. Mi ricordo la partita di 2 anni fa, proprio al Metropolitano, tra Atletico e Inter, quando l'Inter vinceva 1-0 e stava giocando anche una gran bella partita con tante occasioni per raddoppiare e chiudere il discorso qualificazione. E lì il Metropolitano si era praticamente gelato. Nel momento in cui Griezmann, se non sbaglio, ha fatto l'1-1, lì ho sentito di nuovo il Metropolitano esplodere e il gol del 2-1 che poi ha portato ai calci di rigore praticamente lo ha segnato il popolo dei Colchoneros perché
un clima del genere lo avevo visto poche volte in vita mia, quindi confermo quello che stavi dicendo. E anche questa sera, come dicevi tu, l'Inter dovrà giocare soprattutto contro questo tipo di atmosfera, quindi sarà quella la vera difficoltà. Poi entreremo anche nei dettagli delle scelte di Simeone, della qualità di questa formazione, però è l'ambiente proprio che deve far paura all'Inter. Credo che l'ambiente non deve fare paura all'Inter, ma sì credo che l'Inter, perché gioca fuori casa contro una squadra che credo che nel 2025 solo ha perso una partita in casalinga contro il Barcellona 4-2, e devi tomare un po' di non so come dirlo in italiano. Dicelo pure in Vai, spagnolo, vai. Eugenio, tanto abbiamo chi traduce. Tomar ciertos recaudos defensivos, non fare un blocco più basso, ma giocare un po' in contropiede per esplodere gli spazi che l'Atletico lascia alla sua spalla. Sì, organizzarsi difensivamente in qualche modo, sostanzialmente, anche in base alle caratteristiche dell'Inter, anche perché Simeone avrà visto il derby e quindi sa perfettamente che l'Inter ha un grande punto debole in questo momento, che è il contropiede, perché concede 2 o 3 contropiedi a partita all'avversario e può capitare, come nel derby, di prendere gol al primo tiro in porta. Quindi con molta probabilità Simeone farà questo tipo di partita, anche perché per caratteristiche l'Atletico è una squadra che innanzitutto si difende e poi parte rapidamente in avanti. Ma una cosa, devo fare un appunto. Credo che l'Inter può esplodere più il gioco aereo contro l'Atletico. Se non mi ricordo male, l'Atletico ha prenduto, non so se sono 7 o 8 gol di calcio piazzato. La partita contro il Milan, ho visto un Inter che ha approfittato molto bene il calcio piazzato, ma non ha avuto, dico questo in spagnolo, no ha tenido el acierto suficiente para concretar el remate final. Sì, non ha avuto quel guizzo per concretizzare le tante occasioni che ha avuto. E aggiungo io anche Non un è po' stata di chimica, fortuna. diciamo. Sì, anche Sì. un po' di fortuna poi in realtà, visto che l'Inter ha preso 2 pali, uno proprio da corner. È giusto l'appunto che facevi, anche perché l'Atletico non ha grandissimi saltatori, dovrebbe recuperare Oblak tra i pali, che comunque è un portiere che sulle palle inattive fa la differenza, ma credo che non giocherà Sorloth alla fine, e Sorloth è uno di quelli che sulle palle inattive dà una mano, visto che a parte i 2 centrali, forse Koke è un calciatore che può dare una mano su queste situazioni, però effettivamente l'Inter può far male su calci di punizione, calci d'angolo soprattutto. Ci sta come analisi, sono abbastanza d'accordo. Eugenio, Antonio ha detto che probabilmente recupererà Oblak. C'è un discorso anche indisponibili, perché ieri ci siamo sentiti, mi hai detto che c'erano anche appunto dei problemi sulla corsia di destra. Tra l'altro, appunto, tra gli indisponibili c'è Llorente, Lenormand in difesa, quindi un altro giocatore che sicuramente peserà molto, ma lo chiedo a te. Innanzitutto una conferma sui disponibili e rientri, se puoi aggiornarci, quanto saranno le assenze e quanto invece sarà, diciamo, importante recuperare nel caso un giocatore come Oblak. Anto, non so se vuoi tradurre. Sì, no, mi sa che Si ha è capito, capito anche che perché gli facciamo anche i complimenti, ne approfittiamo per non solo la esatto. comprensione, ma per l'ottimo italiano che sta mostrando. Secondo le mie informazioni, Oblak gioca questa notte. Non ha fatto l'allenamento ieri, ma gioca. In dubbio sono l'accompagnante di Jimenez, perché Ok. Lenormand è infortunato e non si sa chi può giocare. Forse Lenglet, ma Lenglet non è un giocatore più forte per fare una buona marcatura a Lautaro, Thuram, Boni. Credo che Lenglet è l'uomo più debole della difesa dell'Atletico. E l'altro dubbio è chi è il Sostituto. terzino sinistro.
perché Ruggeri non ha la fiducia di Simeone, Javi Galán è assolutamente fuori dall'idea di Simeone. Può giocare Hanko, il difensore slovacco, ma è un dubbio dell'Atletico. Quindi anche Simeone comunque arriva con diversi dubbi a questa partita, perché anche Chivu ha diversi ballottaggi aperti in difesa, a centrocampo e anche in attacco, con insomma un ballottaggio sicuramente tra Thuram, Bonni, Pio, ha 4 alternative molto valide Chivu, e quindi probabilmente il titolare sarà Lautaro, bisogna capire chi ci sarà al fianco di Lautaro Martinez. Visto che ne sto parlando, Eugenio, di Lautaro, ed è stato argomento di discussione in questi giorni, io vorrei da te anche un parere su questo giocatore dall'esterno, perché l'anno scorso veniva criticato perché non segnava in Champions League e segnava in Serie A, quest'anno è un po' il contrario, l'ha detto anche lui in conferenza stampa. Tu l'hai visto giocare a San Siro nel derby, l'hai visto uscire come tutti noi al 65esimo. Un parere da esterno su questo giocatore, e se pensi che stasera possa in realtà essere lui a fare la differenza e possa essere lui il giocatore che va a preoccupare un po' di più l'Atletico Madrid. Prima di tutto, per me Lautaro è un grande campione. Ha fatto tanti gol all'Inter. Non ricordo se è il quinto capocannoniere della storia dell'Inter, non mi ricordo, però in classifica sta più arriba. In questa classifica. È tra i primi. È un grande campione, ma il momento di Lautaro non è buono. Ho visto un Lautaro a San Siro non più attivo, non più cattivo, non più bene, più centrato in parlare con l'arbitro, più centrato in altre cose che il calcio. Per me, forse se io sono Chivu questa notte, non giocava Lautaro, o in meno parlava seriamente con il giocatore per trattare di toccare l'orgoglio di Lautaro, perché è un grande campione e può giocare molto molto bene e fare la differenza, ma il momento di Lautaro per me non è buono. E ti sposto invece nelle retrovie, perché ti chiedo invece del discorso portiere. Si parla tanto anche di Sommer. Io non so se tu hai avuto modo di seguirlo sia nel percorso precedente all'Inter, al Bayern, ma anche appunto quelle che sono state le stagioni all'Inter. In questo momento è molto discusso per la prestazione al derby. Molti dicono che avrebbe potuto fare di più sul gol del Milan. Il tuo parere, e se pensi che questa sera possa esserci lui e meriti di esserci lui tra i pali? È lo stesso caso di Lautaro. Sommer per me è un grande portiere. Lo svizzero ha fatto tante buone parate per l'Inter, nel Bayern, la stagione che ha giocato al Bayern, ma al derby la risposta nel 0-1 fu più debole, perché fu una risposta reattiva, non attiva. E quando tu dai una risposta reattiva, tu aveva perso la possibilità di prendere pala, questo lo dico in spagnolo, o de dar un rechace mucho más largo del que dio al disparo de Saelemaekers. Per me l'errore è questo, non fare una respinta più lunga alla sua destra, e non ha potuto fare questa respinta perché ha fatto una risposta reattiva. Ma per la partita di oggi credo che l'esperienza di Sommer può fare la differenza, e soprattutto se l'Atletico fa molto tiri in porta, perché credo che Sommer è un portiere che bisogna di tanti tiri. Per esempio mi ricordo la partita con Barcellona. Barcellona ha tirato molto in porta nelle due gare, la gara di andata e la gara di ritorno. Ma Sommer credo che bisogna di questo, di tiri, perché quando sta caldo è un portierone, fa molte grandi parate, ma una partita per Sommer per parare 2 o 3 pale per me è difficile.
Sì, se ti ricordi ne avevamo parlato anche nella conferenza stampa post derby. Io ti dicevo che secondo me, uno dei grandi problemi di Sommer in quell'occasione è stata un po', la spinta nelle gambe, cioè la mia percezione è stata che lui ha avuto la reattività per reagire al tiro di Salma Kerz, ma che allo stesso modo non abbia avuto quella spinta nelle gambe, necessaria per fare meglio. Quindi questo è sicuramente, un aspetto. Anto, non so se vuoi aggiungere qualcosa perché poi ho l'ultima domanda da fare al nostro Eugenio. Sì, no, l'ultima per chiudere anche il discorso atletico, perché tra gli assenti c'è Marcos Llorente, che è diventato un po' l'uomo dell'Atletico Madrid quest'anno, ha fatto discutere tanto, è tornato anche nazionale nelle ultime due convocazioni, stava vivendo un gran momento, si è fatto male la scorsa giornata, problema muscolare dopo 14 minuti. Ti chiedo quanto può pesare la sua assenza. Giocherà sulla corsia di destra Molina con Giuliano che torna lì a fare il quarto di centrocampo. Visto che un po' è diventato il simbolo anche per ragioni extra calcistiche, no, di questo Atletico. Su Molina poi ci sono anche tanti dubbi perché è sempre un uomo mercato, viene accostato in Italia spesso alla Juventus, potrebbe tornare di moda per l'Inter, visto che l'Inter sta cercando un vice Dumfries, quindi ti chiedo un attimo a destra se può essere un problema il ritorno di Molina da titolare e l'assenza di Llorente. Credo di sì, e credo che uno dei punti per esplodere per l'Inter. Spero una partita forte in attacco di Di Marco contro Molina. Molina ha tanti dubbi quando gioca per l'Atletico. Se tu vedi quelle partite dell'Atletico cui gioca Molina, alcune volte non sa chi fare con la palla e non sa difendere bene. Per esempio, mi ricordo la partita contro il Mallorca. Mallorca ha posto in campo Gian Virgili, che è un giocatore che con mezz'ora, un'ora di tempo al calcio come professionista alla prima divisione, come la Serie A in Italia, e Molina ha difenduto molto molto male, con tanti errori. E credo che un punto importante è soprattutto, come bene ha detto Antonio, perché Llorente questa stagione è l'uomo stagione dell'Atletico. Dietro da Molina giocherà Simeone, che è un giocatore più forte, non con un tasso tecnico geniale, ma è un uomo molto intelligente in campo, che sa giocare bene e che non fa un sforzo di meno, e aiuterà molto a Molina. Ma credo che non vedrei la partita, ma mi aspetto una buona partita di Di Marco contro Molina, e credo che può essere uno dei punti forti per ottenere l'Inter un risultato utile questa notte a Madrid. Grazie Eugenio, ti faccio l'ultima e poi ti libero, perché una cosa che ci rende anche molto curiosi è sapere un po' la percezione dell'Inter all'estero. Nel senso, io al di là del discorso spagnolo, però tu ne sei testimone, quindi sicuramente puoi... La percezione mia dall'Inter è che è una grandissima squadra, è una grandissima identità. Ho 3 Champions League vinta nella sua storia e ho vinto tante volte il Serie A, 20. Non ho poca. La mia squadra alla Spagna ha vinto una volta il titolo di Liga, ha vinto una volta il campionato. Io sono tifoso del Deportivo La Coruña, e vincere 20 volte il campionato ed essere una squadra grandissima. Dove gioca l'Inter? Al Meazza, un stadione impressionante vedere una partita al Meazza. Ma credo che come in tutto il calcio italiano è un momento difficile per l'Inter, è un momento di cambio. E nei giovanili l'Inter, come tutto il calcio italiano, deve fare un lavoro diverso per produrre giocatori. Alcune volte l'Inter, come in tutto il calcio italiano, hanno ficciato stranieri senza qualità. Quando io era giovane,
anni 80, 90. L'Inter aveva grandi campioni italiani, Bergomi, Ferri, Colovati, e prenduto stranieri, grandi stranieri, Matthaus, Breme, Klinsmann, Ronaldo il fenomeno. Oggi è un'epoca diversa, non so chi può fare, ma io rispetto molto il calcio italiano e soprattutto rispetto all'Inter, che per me è la squadra più grande dell'Italia. Grazie mille Eugenio per questo contributo molto molto importante e soprattutto ancora complimenti perché alla fine hai avuto un italiano perfetto, direi, quindi non c'è stato bisogno neanche di tanta traduzione. Ti ringrazio per la disponibilità, per essere stato con noi e avremo modo sicuramente di risentirci qui su Passione Inter. Quindi ti ringrazio davvero e soprattutto buon lavoro per oggi, perché oggi e domani avrai molto da fare. Grazie a te Romina, grazie a te Antonio. È un vero piacere parlare con te, con Antonio e con tutto il popolo interista in Passione Inter. Grazie per la no sé cómo dirlo en italiano, calurosa acogida que me habéis dado, y gracias approfitto per fare il ringrazio all'Inter per tutto l'ambiente caldo per me a San Siro 3 giorni fa. Per me è un'esperienza indimenticabile restare al derby della Madonnina, ma infelicemente il risultato non fu bene, ma spero un Inter campione d'Italia e oggi spero una vittoria dell'Inter. Grazie mille Eugenio, davvero, grazie di cuore per essere stato con noi. Ci risentiamo prestissimo. Un abbraccio, grazie. Arrivederci Romina, un abbraccio per te, abbraccio Antonio, arrivederci a tutti. Ciao Eugenio, grazie. E allora, che bello, è stato veramente un bellissimo intervento. Tra l'altro aveva dimostrato Eugenio anche dopo il derby, perché abbiamo avuto modo di parlarne, questa grande stima per l'Inter, e quindi sapevo che oggi avrebbe portato un ottimo contributo. Anto, prima di lasciarci, ne approfitto, visto che sei qui e ti ho in video al volissimo, ti chiedo anche a te un po' le sensazioni su questa sera e poi andiamo in chiusura. Sì, quindi sicuramente mi aspetto un'Inter diversa, anche perché sia lo scorso anno con Inzaghi che quest'anno con Chivu l'Inter in Champions in questa fase ha sempre fatto bene e con un atteggiamento diverso, perché lo scorso anno vedevamo una squadra in campionato propositiva, una invece in Champions molto più attenta, e diciamo che l'Inter, a parte il Kairat nell'ultima sfida del quarto turno, ha seguito questa linea in Champions, una squadra molto più attenta, con una difesa leggermente più bassa, ma soprattutto molto più concentrata rispetto alla versione del campionato, alla musica. Ho perso Antonio, ragazzi. Quindi nulla, mi sa che mi tocca chiudere da sola. Nulla, va bene. Allora, questo è il bello anche della diretta. Quindi io innanzitutto ringrazio Eugenio Matteo Serrano per l'intervista, per essere stato con noi oggi in questo giorno così importante. Ringrazio anche il mio collega Antonio Siracusano per il contributo. Ringrazio voi che ci siete stati anche oggi e ci sarete soprattutto durante il live match qui su Passione Inter, come sempre, per supportare i nostri nerazzurri sul palcoscenico europeo. Continuate a seguirci, continuate a sostenere il canale con un like a questo video, l'iscrizione al canale e soprattutto il club di Passione Inter. Potete entrare a far parte del nostro club, trovate il QR code per tutte le informazioni. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.